Benvenuti al post partita su Radio Rossonera. Ben ritrovati qua su Radio Rossonera. Il Milan perde male la finale di Supercoppa italiana, vince l'Inter 3-0, una partita praticamente senza storia, anzi una partita senza storia. Il Milan, come è successo a Lecce, non scende in campo, non si ritrova davanti il Lecce, si ritrova davanti l'Inter in una finale, perde quindi male, non ha praticamente occasioni se non un tiro di Rafael Leao sull'1-0, per il resto non produce praticamente nulla, una squadra spenta, scollegata, lunga, si è rotto il Milan, toccherà riaggiustarlo, troveremo magari il modo di riaggiustarlo, perché in questo momento il Milan così non può proprio andare avanti. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buonasera a tutti. Mister Emanuele Bottoni, ciao mister. Buonasera a tutti. E ben ritrovati anche tutti quelli che magari ci hanno fatto già compagnia nella live. Ho visto che siamo stati tantissimi, grazie per aver scelto di viverla con noi. Purtroppo è stata più una sorta di comunità di recupero quella che è nell'ultimo, soprattutto mezz'ora. Però tant'è. Chiudiamo la parentesi live, entriamo nel post. È un post partita difficile quello che dobbiamo analizzare, di difficile onestamente spiegazione, o meglio di spiegazioni purtroppo a volte ce ne possono essere anche fin troppe, perché in realtà il Milan ha dimostrato di crollare dal punto di vista mentale, di testa, ma anche tattico, di singoli, di scelte. Quando vai incontro a tanti errori ti trasformi in una squadra come quella di stasera completamente senza anima e che va incontro a una sconfitta più che meritata, senza appello. Bea, lascia te anche il tuo commento iniziale, poi vado da Henry, chiuderemo come al solito con il mister. Non sono ancora arrivate le dichiarazioni dei protagonisti, se non quelle lato Inter. Tra poco penso che arrivino quelle anche del Milan, anche se urgerà profondo, insomma, non mea culpa, ma quantomeno esame di coscienza, analisi di quello che proprio non va più. Ma è molto difficile sinceramente trovare una causa a tutto questo. Io ci penso dall'inizio di questa partita, perché in realtà ci penso da Lecce, perché in questi mesi poi quando incontravamo delle difficoltà c'era chi dava la colpa al mercato, c'era chi dava la colpa magari ai ragazzi troppo giovani, a tante cose, no? A Pioli che magari ha sbagliato qualche scelta tattica, eccetera. Io credo che ad oggi non ci sia una causa specifica, almeno io non so quale sia, non può bastare neanche tutte insieme, credo, per vedere una cosa del genere, perché per carità si può andare incontro a delle difficoltà, però tra un Milan un po' in difficoltà, come ad esempio, faccio un esempio, quello che avevamo visto l'anno scorso in quel Milan-Bologna e Torino-Milan, no? Prima della ripresa, c'è differenza tra quelle difficoltà e quello che abbiamo visto stasera, perché stasera hai visto proprio il vuoto, cioè come se si fosse tolto un po' l'anima da una squadra, quindi mi sembra troppo superficiale dare la colpa alle solite cose, che infortuni, mercato, che sicuramente avranno avuto una parte importante in questa situazione, non sto dicendo che non sono quelli, però non basta per arrivare a vedere una cosa del genere. Mi è rimasto impresso un messaggio di un ascoltatore durante la live reaction che ha scritto non si può affrontare una finale così, e sono d'accordo, cioè al di là di tutti i tuoi limiti non puoi affrontare una finale in questo modo, soprattutto l'approccio, i gol presi. Io il secondo gol dell'Inter non lo devo riguardare, perché altrimenti veramente mi sale qualcosa di poco bello. Il secondo gol dell'Inter è proprio lo specchio di una squadra che non ha testa in questo momento, non ha cuore, non ha anima, quindi non lo so, è difficile, perché per me c'è tanto altro a questo punto che magari non ci immaginiamo nemmeno e che va risolto. Vengo da te, Henry. Sto leggendo già tantissimi messaggi che stanno arrivando. Grazie
purtroppo per essere qui con noi. Speravamo di essere magari in altre parti un attimo a festeggiare e poi fare il post partita tutti insieme, ma purtroppo ci tocca essere tutti qui per vivere una serata molto difficile. Non è una sconfitta, ragazzi, non è un brutto passo falso, non è un pareggio senza occasioni, non è una serata storta, è un periodo che nasce dalle amichevoli giocate male, malissimo, con un 31 dicembre perso, con i giocatori che l'avevano libero e vengono richiamati a Milanello per allenarsi. È un ritorno in campo con qualche infortunio di troppo, ancora una volta. Tornano in campo, perdono, vanno ancora in ritiro la sera stessa, dopo il Torino, e oggi tornano in campo, dopo che già con il Lecce hanno dato segno di non reagire, anche stasera, non reagendo, ripresentandosi in campo così. I problemi ci sono, vanno presi e affrontati. È inutile che diciamo andrà bene a prescindere. Potrà andare bene se si affrontano e si migliorano le cose. Da sole le cose non vanno bene, purtroppo. Henry, a te. Ma allora, io cercherò di non essere troppo, come dire, di non esprimere, di non essere troppo drastico, perché per quanto mi riguarda il tempo per recuperare c'è. Siamo neanche a metà campionato e quindi il tempo per raddrizzare le cose, per quanto mi riguarda, è lì, è a tua disposizione. Detto ciò, stasera è andato male tutto. Stasera niente ha funzionato, stasera il Milan non è sceso in campo, nessun sufficiente per quanto mi riguarda. È successo qualcosa, secondo me, perché non è possibile che la squadra viva così certi momenti. Abbiamo detto in questi giorni, in questo periodo, che è forse una delle prime volte che capita un periodo del genere a Pioli, cioè un periodo in cui dopo un mezzo passo falso, un doppio passo falso, un periodo un po' così, la squadra non reagisce. In questo momento qua il Milan, oltre a non reagire, forse fa anche peggio della partita precedente, dell'occasione precedente. E quindi è questo che a me dispiace. Le cause io non so quali possano essere. Ne abbiamo dette tante in questi giorni, abbiamo parlato del punto di vista societario con il mercato, abbiamo parlato del problema degli infortuni, soprattutto nella figura di Maignan, abbiamo parlato di qualche cambiamento tattico, abbiamo parlato di tante cose. Però il Milan questa sera perde 3-0 contro l'Inter meritatamente perché non ha la testa, palesemente, non c'è la testa, manca concentrazione, manca il Milan, perché il Milan non è mai stato questo, il Milan di Pioli non è mai stato questo. Chiedo due cose prima di chiudere il mio intervento. La prima, siamo contentissimi naturalmente di vedervi in tanti in chat, tutti liberissimi di esprimere l'opinione che hanno. Vi chiedo ovviamente di non sfociare nelle offese, negli insulti, in quelle cose che non piacciono, anche perché siamo qui per parlare di Milan, dei problemi che ha il Milan, ma non per insultare, non per andare oltre, perché non vogliamo andare oltre, non l'abbiamo fatto noi in live, quindi vorrei chiedere a tutti di non farlo qui in chat. La seconda cosa che io voglio chiedere è che ognuno sia libero e possa essere libero di vivere questo periodo come meglio crede. Mi spiego. Chi vuole essere più disfattista, chi vuole essere più tragico, chi vuole essere solamente infastidito, chi è neutro, chi comunque ci trova del positivo, chi vuole essere più ottimista. Per quanto mi riguarda, in questo momento non ha senso tra noi tifosi farci la guerra su chi ha ragione, se bisogna essere più drastici, più tragici o più ottimisti. Non mi interessa, per me non ci deve interessare. Per me la cosa che ci deve interessare è capire come si può andare avanti per la squadra. Ognuno deve essere libero di viverla come vuole. Ecco. Dico queste due cose perché dopo serate del genere, le abbiamo già vissute in passato, so che in chat
insomma l'umore è quello che è, quindi rimaniamo tutti calmi, rispettiamo le opinioni degli altri, come la vivono gli altri, ognuno la vive come vuole e cerchiamo di capire cosa può essere successo, perché qui c'è qualcosa che non va e stasera credo che sia proprio la prova del 9 del fatto che ci sia qualcosa che non va. Mister, vengo da te per quello che hai visto, o meglio che non si è visto in campo, che dovevamo vedere e in realtà abbiamo visto tutt'altro. Sì, ma vabbè, non si può parlare solo di questa partita perché è figlia di un processo che avviene già da diverso tempo, secondo me. Poi noi naturalmente quello che è successo e non è successo, se c'è quello che è successo, non lo sappiamo. Probabilmente non lo sanno nemmeno loro perché non lo risolvono, quindi figurati noi. Noi quello che possiamo dire è quello che vediamo noi. Allora, partiamo dall'alto, no? Proprietà assente, squadra atleticamente a pezzi, salvo quei 3-4, ma 2-3. Sotto l'aspetto sanitario, infortuni a ripetizione e recuperi lenti, addirittura in alcuni casi non si conosce l'infortunio che un giocatore ha avuto o si scopre in ritardo quando poi è peggiorato. Questi sono tutti aspetti, attenzione, sembrano scemenze, questi non sono scemenze, questi sono aspetti calcistici, no? Poi l'aspetto mentale, psicologico è crollato, quindi una squadra, come disse De Zerbi, Sassuolo-Milan, sicura e padrona di sé, non si vede più. Quindi prima la squadra andava in campo sapendo le sue possibilità, le sue potenzialità, adesso no. Da un punto di vista tecnico si sapeva che non eravamo fortissimi, tant'è vero che abbiamo sempre detto, chi ci segue lo sa Simo, nelle nostre trasmissioni, che il Milan era forte perché era squadra, quindi aveva equilibri e distanze giuste per giocare a calcio e aggressività alta, pressing, eccetera, eccetera. Per cui l'abbiamo visto milioni di slide in questo senso. Quindi anche lunedì, da un punto di vista tecnico si sapeva che non eravamo forti, da un punto di vista tattico colmavamo queste lacune. E adesso che cosa è successo? Che da un punto di vista tattico siamo una squadretta. Io, come ho esaltato il mister dicendo ha cambiato il Milan, ha levato la Susomania mettendo il Castillejo e la Salemekers e giochiamo a calcio di squadra, oggi io vedo esattamente il Milan di Suso, uguale, tale, quale, pari, solo che al posto di Suso c'è Leao. Allora Leao è un giocatore del Milan, forte, ragazzo, che non può assumersi la responsabilità del gioco del Milan. Come dicono pure i cronisti, Leao si deve accendere, Leao farà le sue 3-4 azioni a partita infiammate, ma non è che Leao può vincere tutte le partite da solo. Quindi significa che ci vuole una squadra che gioca e questa squadra non c'è più. Il collegamento tra i giocatori, le distanze non ci sono più. Quell'otto io vicino al tuo fianco, come si dice in guerra, no? Andiamo in guerra insieme. Noi non lo vedo più. Quindi le coperture, Simo, le coperture che facciamo vedere alle slide, te le ricordi? Quello esce, quello copre. Adesso sembriamo un'armata Brangaleone. E questa è una cosa che al netto delle assenze, degli infortuni, eccetera, che però vanno sempre nel portafoglio del capo staff. Attenzione, il capo, voi vi ricordate, io questa cosa la dissi pure con Montella, quando Montella fece esonerare il preparatore, no? Quella è una vigliaccata, perché tu sei allenatore, significa l'allenatore decide lui il lavoro che si fa, lo decide l'allenatore. Attenzione ragazzi, questo sappiatelo perché è come dico io. Tanto che alla fine firma lui la preparazione. Bravissimo, guarda, quando fai il corso a Coverciano, che diventi allenatore professionista, devi conoscere come si fa la preparazione atletica. Attenzione, perché non è che un preparatore viene da te e ti dice oggi faccio questo, questo e questo e tu gli dici va bene fratello, no. Tu gli dici questo sì, questo no, questo è troppo muscolare, non lo voglio oggi, lo voglio la prossima settimana, perché farò dei possessi 4 contro 4 in 10 metri quadrati e tu non mi fai il lavoro muscolare.
devi sapere delle cose che secondo me non vanno, perché si infortunano muscolarmente. Poi, al di là di questo, tatticamente, ripeto, il mister ha fatto un Lego bellissimo con i Lego, cioè una cosa straordinaria, l'abbiamo esaltato sempre da queste pagine. Io, quando tutti i Pioli out, io avevo preso a difenderlo e dicevo fermatevi, perché questo sta costruendo qualcosa di interessante a livello di squadra. Oggi ti dico che Pioli ha le sue responsabilità, perché se tu da un punto di vista tattico mi costruisci un Lego spettacolare, poi prendi un martello e gli meni sopra perché si è rimangiato tutte, quello è il fatto. No, tutte le sue intuizioni se le ha rimangiate, esterni dentro al campo che facevano i centrocampisti in possesso e non facevano i trequartisti e non possesso facevano i centrocampisti, li ha messi larghi sulle fasce, sulle cose, sono spariti gli aiuti per i centrocampisti. Contro il centrocampo dell'Inter, un centrocampo fortissimo, con Lautaro che torna pure, quindi è un rombo, no? 3+1. E tu ti metti due giocatori, due poveracci là in mezzo a correre a destra e a sinistra, che Tonali va a chiudere su Dzeko al secondo gol, lui da sinistra corre verso destra. Calcio piazzato, mister. Poi là significa che mentalmente stai fuori. A 60 metri. Anche il gol di Lautaro, no? Lancio di, mi sembra Bastoni, non mi ricordo chi è. Uguale, cioè, la difesa schierata. Uguale, cioè tu non puoi prendere questi gol, questi sono gol che non si prendono nemmeno a scapoli ammogliati, quindi poi succede che quando le cose non funzionano, quello va male, quello così, quello colà, mentalmente molli pure mentalmente, non sei più sul pezzo come quando la squadra funziona e tutta una serie di conseguenze. Quindi per me c'è una collegialità di colpe che vanno dall'inizio alla fine. E noi oggi se lo devono assumere, lo sai perché, Simo? Ma non perché hai perso la partita, attenzione, perché le partite si perdono, si vincono e si perdono. Però noi quando perdiamo le partite prima, mi sembra che noi stavamo qua in trasmissione a dire ok, bravo Milan, Milan-Juve 1-3, ti ricordi? Che Pirlo disse ho spugnato San Siro? Sì. Noi facevamo i complimenti alla squadra, perché? Perché comunque in campo con Calabria secondo mediano, con gli assenti, però aveva una identità la squadra, quindi le assenze contano sì, ma se la squadra tu la fai giocare diversamente le assenze non c'entrano niente, quella è una decisione. Torno un attimo da Bea, perché negli ultimi 2 anni, 3 anni non siamo stati troppo a parlare di sconfitte, di pareggi, di brutte prestazioni. Abbiamo sempre parlato comunque di un Milan che faceva bene, che vinceva, che segnava, che giocava, che faceva quello che abbiamo visto negli ultimi 2-3 anni. Anche però quando perdeva e pareggiava, però lo faceva con un certo modo. Anche la scorsa primavera, quando un pochino si era perso quel gusto del gioco, quelle distanze, quello che il mister, per esempio, abbiamo fatto vedere per tutta la primavera scorsa, pareggiando col Bologna, pareggiando contro il Toro, ma era un Milan che comunque non crollava verticalmente, non andava in campo a Lecce per 20 minuti ne può prendere 4, non va in campo con l'Inter per 20 minuti ne può prendere 4. Adesso, oltre a quello, si è aggiunto questo crollo mentale, che io non so cosa sia imputato o imputabile, ma c'è qualcosa dietro in questa squadra, all'interno della squadra, che sta un po' marcendo e non va bene, perché i crolli così verticali sono figli non solo di problemi strutturali, che abbiamo già fatto vedere, ma anche di qualcos'altro, per forza, perché sennò altrimenti non puoi crollare così, da 0 a 100. Ma è quello che dicevamo prima, cioè non puoi crollare da 0 a 100, esatto, ci sta un crollo da 0 a 40, può capitare a tutti, è un periodo un po' così, soprattutto se hai varie difficoltà, però voglio dire, ad esempio, da domani, da dove riparti? Secondo me, lo dico non da tattica, da esperta di tattica che non sono, ad esempio una delle cose da risolvere immediatamente sarebbe quella di iniziare a non prendere gol in maniera così semplice, perché tu non puoi prendere gol così. Era un nostro punto di forza non prendere gol. Io ricordo tante partite l'anno scorso in cui la nostra difesa veramente ti dava l'impressione che fosse un muro, non dico invalicabile, ma che fosse molto difficile fare gol al Milan.
Secondo me questa squadra più prende gol e più diventa insicura, più prende gol più perde un po' la sua bussola, no? Perché prendi gol, poi ti disunisci, poi fai anche fatica a costruire per fare gol. Io inizierei a lavorare ad esempio su questo, non so cosa bisogna fare di preciso per non prendere gol, magari rinforzare un po' il centrocampo, giocare in maniera meno sbilanciata in avanti. Anche oggi con Messias, Diaz e Leao tu sei tanto sbilanciato in avanti. Alexis non ha giocato nemmeno un minuto, cioè contro una squadra in cui secondo me uno come Saelemaekers, cioè tu stasera dovevi fare un passo indietro, a mio modesto parere, poi magari sbaglio, il mister magari mi corregge. Tu non dovevi mettere Messias per fare gol, tu dovevi iniziare la partita pensando di non prenderlo, poi magari ci pensavi a farlo, intanto comincia a non prenderlo, che sono partite che prendi gol a raffica, non Messias. Cioè... Sì, in effetti Henry, io torno anche da te. Alcune scelte anche iniziali sono state un po' a sorpresa, perché poi vedi Messias, i primi 3 appoggi su se stesso, non dico di palla, come si muoveva, ma si vedeva che era un giocatore che non era in forma splendida, eppure va dentro, lo teniamo largo, Tonali lo teniamo alto, per i primi 20 minuti Bennacer solo. Avremo contato in live almeno 6-7 volte Tatarusano, che a un certo punto palla Tomori non c'è nessuno, si gira, Tatarusano controlla, boom, via, palla lunga e l'Inter è a 3 da 2 metri dietro e quindi non la beccavi mai e ripartivi. E a volte quando rischiavano la giocata e c'è il tiro di Di Marco sull'errore di Tomori e c'è il gol preso, insomma c'è qualcosa che fin dalle fondamenta ha fatto sbagliare la partita. Ma guarda, io non so poco, non so trovare troppe parole, veramente, oltre a quelle che già avete utilizzato voi dal punto di vista tattico, dal punto di vista mentale. Io onestamente non so, non trovo veramente giustificazioni e soprattutto non me lo spiego, non mi spiego quello che è accaduto stasera, ecco, faccio veramente fatica. La cosa che ho notato io era veramente che c'era tanta insicurezza, tanta poca concentrazione, poca lucidità. La squadra era lunghissima, eravamo non so su quanti metri, ma tanti, scollata, i 4 davanti e gli altri dietro, con uno spazio vuoto riempito da nessuno, con un Brahim Diaz che ha fatto quel lavoro lì di raccordo più volte nel corso della stagione, quando ho giocato e gli anni scorsi, e invece niente questa sera. Giocatori, gli esterni che erano costantemente spalle alla porta e ti auguravi che riuscissero a ricevere in qualche modo per ingaggiare o scambiare velocemente col terzino. Veramente tanta confusione, poca lucidità. Io sono d'accordo con voi su quello che avete detto. Sono preoccupato perché per me non sarà così semplice venirne a capo, no. Perché non sarà semplice, non perché non ce la possiamo fare, ma perché sono tante cose da sistemare e bisogna farlo in poco tempo, quindi non la vedo così semplice. D'altra parte, come ho sottolineato prima, ci sono anche 20 partite, 20 da quella fine come minimo, quindi sono tante. E speriamo, cos'altro si può fare? Sperare di rivedere certe cose che siamo abituati a vedere, perché i giocatori sempre quelli sono, con un anno in più, con uno scudetto in più sulla testa e sulle spalle, e quindi bisogna reagire, ma è semplice, anche perché cioè parole e musica di Stefano Pioli, ed è un discorso che per me in questo sport vale ogni giorno, o mangi o vieni mangiato, e se le cose vanno male e non reagisci e non le provi a sistemare, non le affronti, non le guardi in faccia,
vieni mangiato, non mangi. Intanto Mister. ha parlato Kier, se volete. Sì, adesso tra poco leggiamo appunto le sue dichiarazioni, me le sta anche venendo a Una cosa riportare veloce. Ripaiello. Dimmi, mister. Una cosa velocissima. Allora, ho letto nel frattempo anche dei commenti, no? Comunque d'accordissimo con tutto quello che dite voi. Per esempio dice, alle mie parole, ma il terzo centrocampista non ce l'abbiamo, oppure Tatarusano stiamo senza portiere, oppure questo, oppure quello. Queste, vi spiego, cioè io parlo chiaramente dal punto di vista tattico, è un aggravante, cioè se tu il terzo centrocampista non ce l'hai, cioè Çalhanoğlu, Krunic, eccetera, tu non metti Messias, metti Saelemaekers, perché ti viene a fare il terzo centrocampista. Se tu sai che hai un portiere che non è Maignan, a maggior ragione devi cercare di evitare più conclusioni possibili in porta, non devi affrontare la squadra avversaria vabbè, stavo dicendo pure una parolaccia, va, comunque cioè comunque nudi, va, non puoi affrontarli nudi, no, ti metterai in vestito, insomma, no, quindi voglio dire, chi segue la stanza lo sa, noi abbiamo giocato con 2 centrocampisti 4-2-3-1, però c'era sempre il terzo, perché una volta era Krunic, una volta era Saelemaekers che stringeva, dava l'aiuto, eccetera. Se tu questa gente non ce l'hai in campo, Tonali si fa 60 metri per andare a prendere Dzeko che si è allargato, questo è il discorso. Sì. Allora noi siamo passati, faccio solo per far riflettere, lasciamo perdere simpatie e antipatie, no? Allora noi siamo passati da centrocampo che sì, Benacer / Tonali, che il primo anno che era così, Çalhanoğlu, Saelemaekers, Rebic e Ibra. Tatticamente Rebic e Leao sono 2 mondi diversi, questo l'abbiamo detto 100 volte. Tu passa da questo a 2 centrocampisti di cui uno costantemente in inserimento, Messias sulla linea, Leao sull'altra linea, c'è il trequartista vero che è Diaz e l'attaccante che cioè dove vai? Non ce la puoi fare, no, ma questo qui cioè non è difficile da capire, non è che ci vuole. Ma mister, l'equilibrio perfetto l'hai trovato alla fine dell'anno scorso, e non parlo solo delle 10 partite finali, ma proprio nella seconda parte del girone di ritorno dello scorso anno, in cui tu metti sistematicamente Salma Kerr, un centrocampista, Leao e Giroud, e quello era il tuo equilibrio proprio disegnato. E là la rimetti a posto la cosa, no? Cioè hai rifatto la squadra del secondo posto, che tatticamente era ineccepibile, con l'alternativa Leao, cioè con, diciamo, il cambio di Leao, dice rischio qualcosa in più, perché mi partecipa di meno di Rebic al gioco corale, alla fase di non possesso, però mi strappa, mi fa e mi dice, però bene o male in quel modo tu la squadra l'hai cementata, no? Poi distanze giuste, compattezza, lotti su tutti i palloni, allora diventi competitivo. Se naturalmente poi metti tutti attaccanti, ognuno passeggia in mezzo al campo, ognuno sbacca, nessuno aiuta l'altro, quello perde la palla con la palla orizzontale, cioè quell'altro non corre, cioè, dove vai? È normale che è così. A questo aggiungi il mercato sbagliato, quello che volete, aggiungi gli infortuni, aggiungi che non recupera nessuno in tempo utile, aggiungi tutta una serie di cose e crolli, è normale. Quindi i motivi per cui la squadra sta in queste condizioni sono chiari, secondo me. Non sono chiari i motivi per cui siamo arrivati a questa condizione e come si farà a uscirne. A riprenderla. Secondo me adesso uscirne è difficile. Ha parlato Pioli a Mediaset ancora prima di leggere Kier, però mi sembra più interessante sentire nel caso l'allenatore. Poi torniamo da te, Bea, anche per Kier, anche se onestamente non doveva parlare Kier per me stasera, ma andiamo avanti. Abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza, con tanti errori. Dopo è diventata complicata. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, ma poi abbiamo fatto troppo poco per riprenderla. Non siamo abituati a commettere certi errori così pesanti, non è il nostro momento migliore dal punto di vista mentale, dobbiamo di fare più e meglio. Si riparte nell'unico modo che conosciamo, lavorando meglio, per tornare a alzare il livello, è una sconfitta che fa male.
Squadra triste? Non mi aspettavo questa prestazione. In questo momento facciamo fatica a reagire ad un errore, a rimanere squadra. Reagiamo individualmente e non collettivamente. E questi risultati ci stanno pesando. L'atteggiamento sbagliato di Teo, non parlo di atteggiamento, non è giusto puntare il dito sui singoli. Diciamo che dobbiamo ritrovare armonia, leggerezza e freschezza mentale che abbiamo sempre avuto. In questo momento stiamo facendo fatica. Dopo continuiamo la seconda parte, però insomma. Beh, dobbiamo ritrovare armonia, comunque è un po' criptico. Cioè, significa che anche tra di loro non c'è armonia, non c'è leggerezza, quello che ha detto lui. Sono molto d'accordo che non c'è leggerezza, si vede che non c'è leggerezza, ma quella leggerezza positiva che non è la superficialità. Vado avanti. Non so come dirglielo al mister, cioè sono cose a cui in teoria dovrebbe pensarci lui. No, più che altro perché sono frasi che abbiamo già sentito da un paio di volte. Però ripartono le partite uguali come sono finite. Quello è il problema, capito? Per me la cosa strana, e mi pare che avesse detto una cosa simile anche prima del Lecce, dopo il Lecce, è non mi aspettavo. Cioè, se tu dici non mi aspettavo, è come se ammetti che qualcosa ti stia sfuggendo. Scusate, ma noi lunedì, no? Con le slide, Simo, abbiamo messo 10 slide che Benasser sta solo, no? 10 e oggi siamo ripartiti uguali. Tu sei un giornalista, anche allenatore per carità, ma giornalista, e io sono allenatore che non sta al Milan, no? Comunque non sta al Milan. E vediamo queste cose, le abbiamo documentate, no? Oggi tu mi dici, l'hai detto tu, non io, che Benasser i primi 20 minuti sta sempre da solo, no? Allora che significa questo? Che noi vediamo cose che loro non vedono, è possibile questo? Domando, No, o che magari va bene quello che viene fatto. Gli va bene così, allora se ti va bene così ti stai suicidando. Allora non devi dire io non so, devi dire io so e mi voglio suicidare. Ma perché il Milan che abbiamo visto per 2 anni, Messias sulla linea, non lo teneva. No. Diaz a fare il trequartista fisso, non lo teneva, si abbassava a fare la mezzala in costruzione. Faceva... La seconda mezzala partiva in costruzione in un modo, poi passata la metà campo si inseriva, non che quando la palla al portiere è di fianco a Giroud, perché sennò non ha senso. Ti ricordi, Simo, anche il fatto che io dicevo sempre lasciate perdere il sistema, lasciate perdere i numeri, no? 4-2-3-1. Oggi purtroppo siamo numeri, siamo proprio 4-2-3-1, anzi 4-1 4-1, perché poi un centrocampista sta sempre avanti. Poi se i 2 terzini, Calabria e Teo, partono, stai 2-1 a difendere, 2+1 Benasser che è sprecato pure, perché la qualità che ha fa il difensore, quello lo doveva fare non lo doveva fare Benasser, secondo me. Sono tante le situazioni che dobbiamo sviluppare meglio. Abbiamo preso gol dove eravamo ben piazzati numericamente ma non organizzati. Bisogna migliorare nel complesso, anche se è chiaro che nel complesso si migliora innalzando il livello dei singoli. Ammazza che supercazzola questa. Quanto manca Maignan nel giro palla? Poi gli viene chiesto, abbiamo fatto fatica stasera, loro erano aggressivi e lui sicuramente ha un calcio più lungo, ma non è un problema di portiere, dovevamo muoverci di più senza palla, anche perché insomma 9 decimi delle squadre professionistiche non hanno un portiere coi piedi di Maignan, quindi pure giocano a calcio Simo, non è quello, capito? Poi che Maignan è forte e Tatarusano no, è un discorso, però che il Milan fa schifo, tra virgolette, per carità, non è colpa di Tatarusano, no. Adesso se ci vogliamo prendere in giro, prendiamoci in giro. Però onestamente prendere gol, già sei sotto 1-0, da una punizione, schierati a 60 metri, palla lunga a Dzeko, che entra in area ed è 1 contro 1 con Tonali, quindi finta e calcia, non è ammissibile. Non è ammissibile che ci sia di Tonali, che siamo così spalmati su una linea di 60 metri per il largo e quindi Dzeko gli basta andare dentro dritto per dritto e va in area di rigore da solo. Cioè, c'è qualcosa che non va di testa. Ma certo. Vi leggo anche Simon Kier. Bea, ce l'hai tu o vado io? Sì,
Sì, ce l'ho io. Vai pure. Simon Kier dice: siamo partiti male, poi è diventata difficile. Loro sono bravi in quello che fanno, ma stasera non abbiamo messo la prestazione per meritare. Dobbiamo guardare indietro e chiedere scusa ai tifosi. Dobbiamo analizzare questa partita e poi ripartire. Non c'è tempo per mettere la testa giù, ma questa partita fa male. Poi dice una cosa forte, ovvero il discorso dei giovani è finito. Dobbiamo crescere e prenderci le responsabilità. Non abbiamo messo la nostra identità e dobbiamo imparare e guardare bene. È stata una serata tosta, soprattutto mentalmente, ma in questi momenti dobbiamo trovare la nostra identità e migliorare in tanti aspetti del gioco. Però quelli un po' più vivi del gruppo sono mesi che te lo dicono tra le linee e non che c'è qualcosa da aggiustare. Te lo dice Tonali, te lo dice Kier, l'aveva detto in parte anche Tomori, se non ricordo male, in un'intervista non post gara ma in settimana. Te lo stanno dicendo che c'è qualcosa da sistemare da quel punto di vista, di cancellare, di andare avanti, di non pensare ad essere arrivati, di non pensare che singolarmente si risolvono le partite, perché abbiamo visto qualcosa oggi che vedevamo tanto tempo fa, molto spesso. Palla a Tizio, si gira, 30 metri, boom, e tira in porta. A caso, completamente a caso. L'ha fatto Leao, l'ha fatto Giroud, l'ha fatto Messias, lo fanno tutti purtroppo. Prendo anche Benasser oggi, ha calciato 3 volte in porta oggi. Isma. Simo, che dicevamo noi quando il Milan... Quando mai calciava Benasser? Simo, che dicevamo noi al Milan di Gattuso e di Montella quando venivano in conferenza e dicevano abbiamo fatto 23 tiri, ti ricordi? Sì. Io dicevo fare tanti tiri è indice di pochezza, perché significa che usi una soluzione disperata. Se tu fai 25 tiri in porta non hai altre idee di gioco e tiri, non riesci ad andare in area, non riesci a fraseggiare, non riesci a fare un 1-2 efficace e quindi tiri in porta. Ecco qua. Vi faccio la domanda che ho fatto poco prima di chiudere la live, la faccio a tutti 1500, oggi stasera siamo in tanti, però ragazzi posso tirare le orecchie anche a voi. Noi ci siamo anche quando vinciamo, pareggiamo, il martedì che non c'è niente, non solo per consolare, per festeggiare, quando ci sono gli up and down, solo negli up o nei molto down, ci siamo anche normalmente, tipo domani sì, alle anche 10 siamo perché, anche perché 11. Mannaggia, Anche mettete perché, like al video quantomeno, dai, almeno questa sì, comunità di recupero funziona per qualcosa. noi ci divertiamo di più quando il Milan vince, ci divertiamo di più quando possiamo fare complimenti a tutti rispetto a queste situazioni poco felici. Allora, Bea, ti rifaccio la domanda che ho fatto in chiusura di live, la amplio al mister e la amplio ai 1500 che sono con noi. Cosa fate domani mattina? Cioè, siete per la terapia d'urto? Salgono in aereo, scendono a Malpensa, entrano a Milanello, escono per andare a Roma. Giù di lì. Oppure siete per la terapia, diciamo così, conservativa. Milano allenamento, si chiacchiera a Milanello, poi si va a casa, si fa un po' più le cose classiche per togliere tensione invece di provare a metterne altra. Per quale delle due strade siete? Chiedo anche a casa, provate ad essere lucidi, tra virgolette, non pensate, provate a non essere, tra virgolette, tifosi, anche se lo siamo tutti. Proviamo a essere lucidi. Io onestamente in questi anni di Pioli non ho mai avuto il dubbio che il gruppo si fosse un po' spaccato, quindi al di là di tutte le difficoltà non ho mai considerato il ritiro come una soluzione utile. In questo momento è la prima volta che mi passa per la testa questo pensiero, non che sia spaccato, ma che ci sia qualche malumore, credo che il ritiro possa fare bene, anche perché voglio dire, a che serve non farlo? E cosa è servito a farlo bene nelle ultime 2 casi? Sì, ma non è, sì, però stare una notte a Milanello e poi il pomeriggio dopo tutti a casa per me non è niente. Cioè, tu hai giocato con il Torino
sei tornato a Milanello, hai dormito lì, la mattina dopo hai analizzato la gara, hai fatto allenamento e alle 2, alle 3 sono andati a casa. No, cioè come minimo 2 o 3 giorni me li fai lì chiusi, tutti i giorni insieme, mangiare insieme, passare tempo insieme, allenamento ovviamente, però cioè una notte e una mattina io non me ne faccio niente. Henry? Anche io sono per il ritiro lungo, ma per un semplice fatto che per me siamo veramente nel punto, forse in uno dei punti più bassi della gestione Pioli, no? del Milan, più che altro dopo tutto quello che è successo nella scorsa stagione. Quindi non lo so, è come se dovessimo ricostruire, è come se Pioli si stesse trovando di nuovo nella situazione in cui si era trovato quando arrivò al Milan. E quindi credo che per costruire questi ragazzi debbano passare del tempo insieme tanto, confrontarsi tanto, parlare tanto, magari anche dal punto di vista, magari non necessariamente fare dei dibattiti, tra virgolette, carini e coccolosi, magari anche avere dei confronti duri, se necessari. Però bisogna ripartire, ma perché è nell'interesse, io non so, cioè non penso che debba io dirlo a tutti quanti, ma è nell'interesse di ognuno di loro singolarmente che tutto torni a funzionare. Quindi io sono assolutamente per il ritiro e per costruire o ricostruire quella cosa, quel Milan che non si vede da ormai troppo tempo. Pioli compreso, in questi discorsi. Prima di andare dal mister vi dico anche la mia, io no, ma semplicemente per un fatto, è una squadra che ha dimostrato che col lavoro, con altro viene fuori, non provandola a scuotere con l'elettroshock. Purtroppo non è una squadra di trentenni o di 32 anni che ha perso magari un po' di motivazione, ma sa all'interno scavare. Non è questo. Per me non è questo tipo di squadra, purtroppo forse, o per fortuna. Mister, tu cosa faresti domani? Ma io penso che quando si arriva a questi punti qua sei già mezzo fritto, sei già mezzo cotto. Cioè quando arrivi, cioè l'inversione doveva già starci prima. Io vedo che si continuano a commettere gli stessi errori, allora significa che non c'è la comprensione di dove intervenire. È come se ti perde un tubo e tu aggiusti un altro tubo che è sano e rompi pure quello. Secondo me la vedo, adesso sarà la serata e chiedo scusa, magari è pure lo stato d'animo, però la vedo una cosa un po' difficile perché, ripeto, adesso vedo un andazzo che è il contrario di quello che vedevo 2 anni e mezzo fa, che vedevo proprio la costruzione, no? E adesso non vedo proprio uno sfacelo, cioè tatticamente io ho visto uno sfacelo, Simo, ti dico la verità. Poi aggiungiamo tutto il resto, da un paio di partite almeno. Il mio amico Walter che mi ha scritto a me da Tarusano, mi mette paura, cioè che io ho detto un'altra cosa prima, dico a livello di gioco in campo, a livello tattico, di equilibri, di compattezza, proprio perché se Tarusano non ti dà garanzie devi farlo di più, devi chiamare più, come dire, ti faccio un esempio, guarda, io spesso ho fatto degli allenamenti senza portiere, cioè mettevo una squadra senza portiere 10 minuti, perché il tema era non far tirare l'avversario in porta, perché non c'è il portiere. Mi spiego? Guarda, mister, vado un secondo velocemente visto che è da Riyadh, quindi non so quanto lo avremo a disposizione. Carlo Pellegatti, ciao Carlo, ben ritrovato. Sì, buonasera a tutti, ho appena finita la conferenza, mi metto giusto qua, così. È appena finita la conferenza di Stefano Pioli, ha detto, come voi forse avete già sentito, avete già detto, che bisogna ritrovare il filone del gioco, che bisogna tutti insieme, gli ho chiesto io se è pronto, perché è stato lui uno degli artefici, e deve essere uno degli artefici per alzare il livello del Milan. E ha detto che lui spera nei ragazzi, c'è da dire che queste sono le parole, adesso bisogna vedere perché
il titolo del mio video questa sera, sai, si dicono tante cose, quindi non ho la verità. Il Milan si è fermato non a Eboli come Cristo, ma ad Abraham, perché dopo quel pareggio di Abraham la squadra sembra aver perso. Io userei un aggettivo, un participio passato se preferite, rassegnata. La squadra non trova mai il filone del gioco, anche i primi minuti, sia con Lecce che oggi, però rassegnata, palloni lunghi, cioè proprio abbiamo perso il filone del gioco, quello che faceva divertire, quello che era una cosa straordinaria, proprio sul piano dei singoli, e purtroppo non salvi mai nessuno. Sì, gli puoi dare il 6 a Benasser, ma non cambia niente. Purtroppo non salvi nessuno, sai, è difficile, anche perché il Milan non ha un leader in questo momento a cui appigliarsi, quindi una situazione che deve essere Pioli e far uscire la squadra, è l'allenatore e non c'è altro da fare, bisogna affidarsi a lui, è inutile, deve trovare le soluzioni, deve scegliere i giocatori giusti, eccetera. No, Carlo, ti sei dato la spiegazione di questo crollo verticale nelle ultime gare? E io ti ho detto, uno dice la sua, vale tutto. È un dato di fatto che dopo il pareggio di Abraham la squadra, sì, c'è stato il Torino, ha giocato le alternative, ma in generale hai visto quando poi sono entrati i titolari, si è quasi smarrita, perché sai, con Lecce puoi rimediare, con l'Inter è già un pochino più difficile. Un Inter, ce lo diciamo noi a Radio Rossonera, che ha controllato la partita, però voglio dire, non ci ha mai messo là, nel senso veniva avanti con grandi folate, belle ripartenze, ma i gol, il primo, se voi avete visto in televisione, non so il giocatore che non si sia alzato lasciando, mi sembra, Lautaro libero di metterla in mezzo a Di Marco. Il secondo, il secondo addirittura imbarazzante, calcio di punizione davanti tra le due panchine, anche se non dall'altra parte, è un giocatore non Leao, diciamo un giocatore non rapidissimo come Dzeko, vola là una finta, ma neanche in allenamento con la Primavera riesce a fare questo gol. Poi Tatarusano ha salvato il terzo gol, e poi nel secondo tempo il Milan ha un tiro nel primo tempo di Leao e 4 tiri centrali, cioè troppo, ma poi lascia perdere i tiri o le statistiche, chi ha giocato bene, ha giocato male. Proprio abbiamo perso proprio il gusto del gioco, sono rassegnati tanto. Esatto, tutti, Carlo, perché, è iniziata la partita, dopo 3 minuti le facce erano quelle di, come dire, tanto sappiamo che stasera non ce la facciamo. Esatto, proprio rassegnati. Vi dico per certo che in questo momento, da quello che ho ricavato, Teo Hernandez, che è in condizioni, si sa, non ha recuperato bene dal mondiale, e avrà fatto in 4 partite 2 scatti, 3-4, cioè molto lontano dalla condizione. Alternative non ce ne sono, e quindi anche questo. Ma poi Kier sembra che faccia fatica, ma anche lo stesso Tonali, Leao, Giroud, Messias, cioè, quindi non è che dici abbiamo perso ma e non parliamo di, purtroppo, Tomori ha effettuato un passaggio suicida nel primo tempo, gratis al giocatore dell'Inter, per fortuna non sfruttato. Nel terzo gol molto bella la conclusione di Lautaro, ma cioè, si è fatto proprio soffiare il pallone in uno scontro proprio fisico 1 contro 1, cioè anche Tomori, perché Tomori? Cioè, per quale motivo? Lì non è qui una questione di giocare bene o male, ma lì è proprio una questione di singolo, non so che cosa abbia, non lo so, sembra un ragazzo serio oltretutto, cioè non so cosa sia. Poi mi vengono a dire ma manca che sì, può darsi che Tomori e Kalulu non giochino bene perché manca che sì, mi sembra una cosa un po' strana, però tutto può essere. Carlo, grazie, ti saluto, e la prossima sarà qui in studio per provare a vedere come il Milan affronterà i prossimi giorni. Sarà un dramma, perché che sarà difficile. Gli dico che mi dicono la tendenza dei Twitter, la Beatrice è più brava di me in queste cose, la parola tendenza, mi dicono che sono 2 e mi dispiace. Uno, vergognatevi, e vabbè, sai che in questo senso poi si arrabbiano coi giocatori. L'altro, mi dispiace, è Pioli out, cioè capisci, quando incominciamo poi a avere dubbi,
che i tifosi incominciano, cioè, era un grande feeling tra i tifosi se incominciano a venire meno, però della squadra deve aiutare a ridare entusiasmo ai tifosi. Carlo, buona serata per quanto possibile e alla prossima. Ciao, un saluto a tutti. Ciao, grazie. Salutiamo Carlo Pellegatti, c'è una Bea gigante, ciao. Versione Maxi. Bea, io saluto anche te, ci ritroviamo domani mattina, io e te tra l'altro, in diretta con Chiama Milan dalle 11, alle 10 avremo già obbligo di riscatto, si chiama così, ma tanto il mercato non c'è. Però la trasmissione per gennaio si chiama così, non la cambiamo in corsa, però si chiama così. Io volevo dire una cosa per chiudere, sto leggendo tanti Pioli out, e vi do solamente un consiglio, guardate anche oltre. Cioè? Oltre, perché Pioli out è troppo facile per me ad oggi. No, certo. È sempre l'allenatore, no? Il primo indiziato, lo sappiamo, tanto voglio dire. Perché è semplice, è da solo. Però cercate di guardare oltre, secondo me. Henry, ciao, buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte. Io vi ricordo una cosa semplice che dico sempre in queste serate, per provare a tirare su un briciolo, il morale a tutti quanti. Il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti. Buonanotte. Mister, buonanotte anche a te, grazie, ciao. Ciao, grazie a voi, buonanotte. Buonanotte a tutti che siete rimasti qui con noi per quasi un'ora nel post partita. Ci voleva il gran coraggio, non tanto a stare qua, ma ad affrontare l'ora successiva alla vittoria dell'Inter della Supercoppa. Mettete like, ci aiutate quantomeno noi di quello che abbiamo fatto sia nella live che nel post partita. Iniziate a seguirci, se non ci seguite, seguiteci, mettete il follow al canale, perché come detto già domani mattina si riparte e siamo ancora di nuovo tutti qua. Grazie a tutti, buonanotte per quanto possibile, come ha detto Carlo. Forza Milan, perché serve sempre, e a domani. Ciao. Benvenuti al post partita su Radio Rossonera.